Buongiorno signori miei, buongiorno. Video condiviso insieme a quello che ormai non considero neanche un ospite, l'avete visto in live. Porteremo da qui in avanti anche spesso, se vogliamo, video di questo genere, di questa fatta. Oggi insieme a me Prince. Buongiorno Prince. Ciao ragazzi, ciao, buongiorno, ciao Neschio, ciao ciao. Sento c'è un campanellino, che è successo? C'è il delivero, c'è qualcuno? No? No, è Kivu. È Ah, è Kivu qui. che, è Kivu che mi sta scrivendo e Io gli sto partirei dietro, subito. gli sto dietro. Ci sta, ci sta. Gli Partirei sto, gli sto subito. dietro. Stamattina sono un po' Confuso. adombrato, perdonatemi signori miei, e non lo so, forse questo campionato che sembrava chiuso, partiamo da questo, il campionato è aperto e semichiuso, è chiuso, è imposto. Com'è sto campionato? Allora, noi qua abbiamo una visione un po' diversa, io e te, Mario, no? Forse raramente abbiamo visioni diverse. In questo caso già ti dicevo a più 10, occhio Mario, attenzione che qua non è chiuso niente. Conosco la mia squadra, dopo la Juve immaginavo una situazione non come quella di ieri, però immaginavo che certe situazioni si potessero, diciamo così, compensare come nella naturale svolgimento di ogni campionato. Quindi ero, diciamo, un po' più pessimista rispetto alla tua visione e ieri abbiamo avuto l'esempio, apro una parentesi, nessuno accusa, nessuno vede quali movimentazioni del palazzo e di quant'altro, no, però secondo me è assolutamente un campionato aperto per colpa dell'Inter, dei calciatori, della gestione, di Chivu, dei cambi e per una situazione che è contestualmente, diciamo così, complicata a livello arbitrale. Però su Mm, quello, allora andiamoci subito, sul discorso sì. arbitrale, io penso che, come ho sempre detto, anzi, ci vedo anche una sorta di rivincita personale, perché dicevo a quelli che subito, no, alla prima occasione, la Marotta League, i complotti, è tutto scritto, il campionato è falsato, io vi dicevo, guardate ragazzi, ste cose lo vedremo nell'arco di un campionato, si compensano, non guardateci un disegno e se c'è il disegno allontaniamoci allora dal calcio perché non ha nessun senso. Quindi sarei un ipocrita se oggi vengo qua e vi dico il campionato si è riaperto per gli errori arbitrari. No, il campionato se mai si sia riaperto, e adesso ne discutiamo, è perché l'Inter secondo me non sta mostrando quella leadership, quel carattere, quel fuoco che in questo momento serve per chiuderlo davvero un campionato. Questo è il discorso, lo dico subito a scanso di equivoci. Anzi, sul discorso arbitrale, è da inizio campionato che lo vediamo, che su qualsiasi decisione oggi vedono A, domani ti dicono B, dopodomani magari passiamo direttamente alla C. Quindi in una situazione del genere è da inizio campionato che vi dico può succedere qualsiasi cosa, può succedere qualsiasi cosa. Quindi tu non ti devi mettere nelle condizioni di creartelo questo danno. E partirei da Dumfries, perché una cosa bisogna dirlo. Se Dumfries, se lì non la consideriamo fallo, o comunque una situazione che è vero, magari a volte te la fischiano, e a volte no, non ti ci devi mettere in una situazione del genere, secondo me. Quella palla va spazzata. Per me quella palla va spazzata, oppure coprila in qualche modo. Non, come diceva Chivo, no? Cosa diceva con Liverpool? Io dico ai miei ragazzi di non mettersi nelle condizioni di fare un danno. Ecco, il primo errore grave secondo me lo commette proprio Dumfries, secondo me. Tu come la vedi su quell'episodio? Partiamo da quello. Allora, io la vedo così. Sono d'accordo sul fatto che non andiamo a cercarcele. Cioè, nel senso, Dumfries, nel caso specifico, era nettamente davanti a Suleimana. Era nettamente in gestione del pallone, perché lui è 1 metro davanti, quindi non è che a fianco, non è in difficoltà. Quindi, come dici tu, come diceva anche il buon Chivo, io dico, hai due opzioni lì, no, Mario? Una la passi indietro al buon Sommer, due, dai un calcione in tribuna e finisce lì, no? E finisce lì. Poi certo c'è una dinamica dove uno comincia a dire è caduto in maniera strana, la mano l'ha appoggiata sulla schiena, tutto quello che vuoi, però io sono d'accordo con te, non andiamocele a cercare. C'è una situazione complicata, spazza. Non sei convinto, passala indietro. Però facendo così dai l'opportunità all'arbitro e al tuo avversario di giocarsela.
e di riaprire una partita che fino a quel momento l'Atalanta non credo avesse mai tirato in porta, no? C'era stata l'occasione di Bernasconi, che non era neanche Sì, quello che importa, se non vado errato, perché ma, non sarebbe ma andato in porta. non ho mai avuto la percezione, porca miseria, ci sta. Questa è la cosa Cioè, grave. Questa è la capito, no? È questa è la quello, cosa quindi è sempre nelle mani nostre, sarà esatto, sempre nelle mani nostre il esatto. campionato finché vedi un più davanti, diciamo, ai tuoi numeri, alla tua classifica. Però oggi però, Mario, più che mai oggi, io voglio stare veramente vicino ai ragazzi. Cioè, mai come oggi dobbiamo fare veramente fronte comune. Il mio pensiero è non mollare, stargli vicino, supportarli, perché capiamo che è una situazione complicata e in questo momento bisogna stare vicino a tutti. Poi, cambi sbagliati, Chivu poteva magari evitare di mettere anche lui, in questo caso, un po' in difficoltà la squadra, possiamo parlarne, ma stiamo vicini ai ragazzi che hanno bisogno di noi. Però parliamone della gestione di Chivu, perché poi Sì, di questo certo, magari si è certo. discusso poco. Lui toglie, è vero che anche dall'altro lato l'Atalanta inserisce Ederson, lo stesso Sulemana più tardi. Meglio i loro cambi, meglio i loro Ecco, cambi, loro meglio i qualcosa loro cambi. hanno dato. Quando ha tolto Di Marco, e l'abbiamo visto, quest'anno Di Marco le sta giocando, e questo bisogna poi dare dei meriti a Chivu. Oggi magari gliele togliamo, ma diamo i meriti che rispetto ad Inzaghi, Di Marco sempre in campo, anche oltre il 90esimo, conclude le partite, e abbiamo visto che può farlo. E allora perché lo togli oggi in una partita comunque dove non era chiusa? Per oggi intendo ieri, scusate, ovviamente. Certamente. Sì, no, perché tu la stai vivendo come se non fosse mai finita Sì, questa sì, per me non è partita. ancora finita, perché la sto vivendo ancora come se fosse adesso, come se si fosse appena conclusa. Perché poi Di Marco, sempre per l'altro quinto, e finalmente ce l'abbiamo comunque, perché nonostante sia adesso al 50%, Dumfries comunque è un upgrade pazzesco rispetto a Luis Enrique. Avevamo visto che da una fascia all'altra con Di Marco comunque puoi creare dei pericoli. È andato via lui, l'Inter nell'ultima parte di gara fa poco secondo me, o comunque dopo il gol subito io ti dico che se andiamo avanti altri 5-10 Prendiamo il minuti, gol. piuttosto lo prendiamo il gol piuttosto che farlo. Questo è quello che ho visto negli ultimi minuti. Sì, no, allora, Molto di inesperienza da parte di Chivo, secondo ma me possiamo anche dirlo, credo che sia anche una cosa normale. Vedi che si ci sta sta. giocando il campionato contro quelli che hanno centinaia di panchina come Allegri, come Conte, Spalletti stesso. Ci sta, questo è il primo anno che allena una big, che allena quindi una situazione a lui nuova. Di certo non è da lui che mi posso forse aspettare oggi quello che cambia le carte in tavola. Io sto aspettando Lautaro, perché adesso ce ne rendiamo conto dell'assenza di Lautaro. Tu cosa mi Sì. dici? No, ma noi stiamo aspettando Lautaro, stiamo aspettando il miglior Dumfries che non lo può essere perché è stato fuori 5 mesi, stiamo aspettando Çalhanoğlu, stiamo aspettando Thuram, ne stiamo aspettando tanti giocatori che possono fare la differenza e hanno fatto la differenza. Nel caso specifico, ieri io mi sono un po' stupito del fatto che, ok, mi vuoi togliere Di Marco perché tu hai un'idea, ma perché mi metti Enrique a sinistra che ha giocato per 15 partite a destra? Questo veramente non. Ho fatto fatica a capire questo cambio. Mi sembra che dovrà essere entrato perché Manuel avesse un problema e non fosse proprio una scelta tecnico-tattica. Mi sembra che Sì, Akanji sì, avesse avuto un dai, problema. sì, L'abbiamo capito poi durante gli ultimi minuti che ci hanno spiegato. Sì, guardate che Akanji ha avuto un problema. Thuram davanti, però, ragazzi, io so che Thuram non ha un killer instinct incredibile, però, ragazzi, ultimamente davanti alla porta o non la prende o tira addosso il portiere. Anche questa è una colpa nostra. Poi certo, no, assolutamente. le difficoltà della partita le abbiamo viste, però siamo sempre noi che ce le portiamo un po' addosso, no? Perché i cambi dell'Atalanta hanno realmente alzato il valore dell'Atalanta, perché quando ti entra Ederson hai visto che il centrocampo è tutta un'altra cosa. Suleimana ha quella capacità di puntare l'avversario che noi non abbiamo. Però a quel punto lì, ragazzi, l'esperienza che abbiamo, giochiamo in casa, abbiamo comunque giocatori di un certo speso specifico, ragazzi, gestiamo gli ultimi 10 minuti. 10 minuti riusciamo a gestirli? No. E quindi questo è un Io, problema. io però sono duro anche
nei confronti dei primi 70, dove l'Inter ha avuto gestione, è Non è stato l'Inter, certo. superiore all'Atalanta. Sì, sì, Il sì, sì. problema è che l'Atalanta veniva da una fatica importante, più che fatica, proprio secondo me l'Atalanta l'ha un po' subita la sconfitta col Bayern, perché ribadisco, per 60 Caspita. minuti io l'Atalanta guardo tutte le partite della Dea. E partendo dalla Dea di Palladino, è una squadra che comunque è sempre un po' difficile da affrontare, e tu per 70 minuti l'Atalanta, poverina, inerte, secondo me lì devi fare male, non devi trotterellare, e vedo un Inter che continua a trotterellare. Noi venivamo dal derby, tu devi dare, secondo me, ribadisco, io voglio vedere fuoco, io posso capire anche Il segnale. il segnale, bravo, mi piace sto termine adottato, il segnale. E vedo un Inter invece come se si stia un po' impanicando, un po' come se Sì, sì. rivede i fantasmi. E noi non posso crederlo, non posso crederlo. Non posso crederlo. E questo non posso crederlo. Questo è No, no, è il io discorso. capisco che tu non puoi crederlo, però ripeto, era una mia percezione a più 10 di non essere tranquillo, perché vedevo, diciamo, nell'immediato futuro delle partite complicate e già vedevo nell'immediato passato, partendo da Bodo, passando per Como, una difficoltà anche fisica dell'Inter, no? Perché puoi avere un calo. Se è una difficoltà fisica, però, ecco, ci volevo arrivare a questo, è grave. Non Però sapevo il tuo. è grave No, perché certo, no, certo. innanzitutto rispetto alla passata annata, per me l'Inter è più profonda. Cioè, non sto dicendo che rispetto Certo, all'anno scorso è più forte, questo certo, certo. lasciamo stare, però di certo è più profonda, cioè più soluzioni, più rotazioni che sono state Sì, sì. anche adottate durante il Sì, sì. corso dell'anno, e quindi per me l'Inter quest'anno non può arrivare nel momento cruciale del campionato scarica, non può arrivarci. Lo posso capire l'anno scorso, nella scorsa stagione, quando davvero su tutti i fronti, che sia la Supercoppa, dove comunque sei stata eliminata in finale, e quindi un carico emotivo diverso dall'essere eliminato in Certo. semifinale, no? Anche perché poi era il derby, e quindi partite impegnative. Vabbè, in Coppa Italia stiamo facendo il nostro, anche se abbiamo visto tra rotazione e col Como praticamente una gara che non so quanto ci abbia tolto a livello di energie, perché il più della gara non è stata neanche giocata, quella d'andata col Como, ma soprattutto in Europa. In Europa abbiamo visto come quest'anno per me non c'è stato minimamente quel voler a tutti i costi, no, essere protagonisti. Poi siamo stati manchevoli, per carità, ma non andrai a giocarti una finale di Champions quest'anno, questo è assodato. Per cui va bene, da qui a fine stagione va bene tutto, ma io non voglio sentire la scusante degli arbitri, non voglio sentire la scusante delle energie, della stanchezza e altro. Io voglio vedere una squadra che abbia personalità. Adesso è il momento di dimostrarlo, perché sennò poi non lo so, onestamente. Io mi sento di dire questo. Allora, Fermo restando, e chiudo, scusa perché poi sto vai, parlando vai, solo io, vai. ma No, è no, no. un argomento che mi prende e ti lascio concludere, perché No, vai tranquillo. io lo voglio dire, per me l'Inter, perché già sentivo ieri tanti interisti, voglio sentire anche la tua campana adesso, tanti amici, facciamo la stessa fine degli altri anni, il campionato, te lo dico, te lo metto per iscritto, l'abbiamo perso. No, per me l'Inter ha oggi 8 punti di vantaggio sul Milan, tanti dicono già 5, facciamolo Devi giocare. giocare, certo. Facciamo giocare il Milan innanzitutto, ma anche se fossero appunto 5, ci sono 5 punti di vantaggio col Milan. Cioè, questo inciampo e quella rabbia che ho visto anche dei giocatori dell'Inter a fine gara ad andare un po' a... Non mi è neanche piaciuto, onestamente, nonostante posso capire il momento, perché ti giochi tanto e magari l'episodio sia su Frattesi che su Dumfries in effetti è stato molto particolare, diciamo così, però quella rabbia io la voglio vedere in campo la prossima giornata. Io sino ad oggi, come hai detto tu, Prince, oggi stiamo assolutamente tutti dalla parte della squadra, assolutamente, Assolutamente.
Però con la Fiorentina non voglio vedere cavolate. Con la Fiorentina non c'è alibi che tenga. Questo voglio dire. Perdonami, a te la No, close. no, 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 ma sono tutti spunti anche in chat, vedo ovviamente che ci sono degli spunti Ah, questo importanti. doveva essere, è un video registrato che andrà sia su YouTube e poi su Facebook. Io non lo so cosa sia successo con StreamYard perché su Facebook io ho messo programmato alle 14, però è andato comunque live. Forse non c'è la possibilità, l'opzione. Chiedo scusa se non vi leggiamo, è un video che dopo aver concluso andrà posticipato, verrà messo Sì, siamo in sempre post. nella sfera dei beta testing di come, Esattamente, come esattamente, diciamo noi. esattamente. Ovvio, come dico sempre, non l'ho detto all'inizio video, quello che faccio solitamente, se volete, spolliciate per soddisfare l'amico algoritmo, iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti e a proposito di prossimi contenuti, attivate la campanella perché ritorneremo insieme a Prince, ma porteremo anche altri ospiti sia in video sia in live, quindi vi aspetto, mi raccomando, in tanti. Prego Prince. No, guarda, ti dicevo, sai, a me viene sempre in mente l'esempio del bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, no? Mezzo vuoto, e la percezione che uno ha, perché l'acqua è sempre la stessa. Però tu, quando non stai bene fisicamente, non stai bene mentalmente, quel bicchiere è mezzo vuoto. Quando invece tu stai bene, in tutti i sensi lo vedi mezzo pieno. Ecco, in questo momento l'interista lo vede mezzo vuoto, perché dice, attenzione, siamo in difficoltà, abbiamo fuori tanti giocatori. Il Milan ovviamente prende coraggio perché se vede che invece di aumentare i punti diminuiscono, ovvio che loro hanno adesso la percezione positiva di poter andare a giocarsela fino alla fine. Io ho sentito anche amici napoletani, tifosi del Napoli, che ci credono. Attenzione, perché stiamo dando noi la possibilità agli altri di crederci. Poi bisogna fare, secondo me, una divisione dei due episodi. Mentre Dufis è assolutamente contestabile, è assolutamente, diciamo così, si può dire era fallo o non era fallo, l'altro, dall'altra parte, nessuno può dire ma forse non era rigore. Quello era rigore, punto. È una scusa? No, era rigore. Poi lo segni, poi lo sbagli, è rigore. Perché non è che se giochi bene allora è rigore o non è rigore se giochi male, perché sai, c'è anche questo pensiero, Certo. no? Però magari non avete giocato bene, no, quindi niente, perché ci sono squadre che fanno un tiro in porta e fanno gol, brave loro, però non è che allora non mi devi dare un rigore solamente perché ho creato poche occasioni. Sono due situazioni completamente distinte. Dumfries ne possiamo parlare, per alcuni è fallo, per alcuni no, e ci sta. Dall'altra parte, o vogliamo riscrivere un regolamento, e va benissimo, però quello è rigore non per l'Inter, Però non contro stiamo l'Inter, andando fuori dal punto però, perché quello è ripeto, rigore. sì, ma con la Juve se buttano fuori i bastoni anziché Oh, Kalulu parliamo anche di altro in quella certo, partita, quindi no, 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 oggi al momento esattamente. non focalizziamoci più su questo. Da qui in avanti ci sono 5 punti di vantaggio, cosa deve fare l'Inter? Cosa vuoi vedere nelle Eh, prossime partite? no, mi piacerebbe vedere Cioè, perché la l'Inter non è che fa... adesso facciamo. Io non voglio essere né carnefice né vittima. Ma per Cioè, l'amor di Dio, per i l'amor di punti si Dio. perdono e si guadagnano con gli arbitri. E per me il discorso è già abbastanza chiuso. Ci sono 5 punti di vantaggio. Cioè, Certo, adesso ma bisogna porca miseria. dimostrare una certa leadership. Ribadisco, chi può essere magari il giocatore che sbroglia le carte? Non lo so. Dammi una No, chiosa, perché siamo andati anche sui 20 no, minuti, vorrei che questo video restasse un pochettino più short. la mia chiosa è che, allora, al netto che ieri, oggi poi non lo sappiamo, la società non ha parlato, ha fatto silenzio stampa. Ah sì, questo era un altro tema che Attenzione, dovevamo perché toccare. questo è un tema che anche a me sarebbe piaciuto parlarne con te, però vedo che poi No, i no, vai, minuti vai, vai. passano. Questo Però va detto. allora, le Va, cose va, va. sono due. Questo va Se detto. tu stai zitto e a me va anche bene che tu non dica niente perché hai preso una scelta e dici, signori, facciamo quadrato, chiudiamo la porta dello spogliatoio, da Firenze voglio vedere il sangue negli occhi e mi sta bene, però lo voglio vedere da Firenze. Se invece passa un silenzio stampa e poi a Firenze ricominciamo a fare le stesse cose che stiamo facendo adesso, quindi andare in campo con la paura, con paura di sbagliare, non siamo più aggressivi, e allora cerchiamo di capire dove vogliamo andare. Abbiamo 5 punti, come dici te, il campionato è nelle mani tue. Punto. Si va in Eh, campo
per sputare il sangue. Poi gli altri sono più bravi, ti mettono sotto, fanno vedere che sono più forti, va bene, però devi uscire dal campo senza avere poi la scusa, ma però, ma sai, non lo sapevo, ma la società doveva parlare. Tutti chiusi, tutti nella stessa direzione. Mario, non possiamo perdere questo scudetto. Punto. Assolutamente, assolutamente. E la domanda finale, che forse era già insita prima e non è venuta fuori. Il campionato oggi è aperto? Quindi è stra-aperto? Il campionato oggi è aperto perché tu hai dato la possibilità di riaprirlo. Quindi se il Milan vince stasera, e perché può andare tranquillamente a Roma a vincere 6+5, e il campionato è aperto. Hai davanti delle partite complicate come ce l'ha il Milan, perché noi adesso diamo per scontato che il Milan le vince tutte, perché può anche farlo, per l'amor di Dio, ma puoi farlo anche tu. Però lo devi fare. Cioè si va in campo senza paura, perché se hai paura, allora non andare in campo. Cambia mestiere, Giustissimo, facciamo altro. giustissimo, giustissimo. Io molti si sono lamentati del fatto, giusto per dire la mia, che poi non c'è stato modo. Molti si sono lamentati del fatto che l'Inter non abbia parlato. Io la vedo, non la vedo una scelta errata. È inutile in questo momento aggiungere polemiche. Forse già quella è una sorta di polemica. Non siamo andati a parlare. No, polemica, è una sorta di, come posso dire, Prince? Un attestato. Attenzione, vedete che noi reagiamo in questo modo, quindi ci può stare, non è inutile in questo momento, secondo me, dare Buttare adito. benzina sul fuoco, tu dici... Sì, perché, ripeto, però... è vero che col Milan è successo l'episodio dei Ricci, anche se poi ci hanno detto che da regolamento non sarebbe stato comunque rigore, anche se poi abbiamo visto che dati falle di mano spesso te le danno. È vero che ieri è successo quello che è successo, però ribadisco, per me so almeno 4-5 partite che non vedo l'Inter. Vedo l'Inter. Questo, io ripartirei da questo, perché se l'Inter fa l'Inter, oggi stiamo parlando di altro. Per me il discorso centrale deve essere questo all'interno dello spogliatoio. Il discorso centrale oggi tra chi va la squadra è che, ragazzi, che vogliamo fare? Ma veramente da qui a fine stagione vogliamo giocarci la carta del no, gli arbitri cattivoni, no, non esiste, ragazzi, non esiste. Per me una roba del genere non esiste. Se riesci a fare una cosa del genere, ossia veramente delapidare tutto questo vantaggio, significa che c'è una veramente forte carenza di leadership. Sì, di personalità, certo, no, ma guarda, ripeto, la scelta probabilmente è una mia lettura, la scelta di non parlare viene condivisa nel momento in cui hai una reazione da Firenze in poi. E quindi tu dici, ok, lasciamo perdere, ci focalizziamo su quello che è il nostro obiettivo, che è vincere lo scudetto. Avete scelto di non parlare? Vediamo poi i risultati, perché ovviamente se poi a Firenze hai delle difficoltà, a Roma, allora si aprono altre situazioni. Però va bene, non volete parlare? Mi sta bene, però vogliamo una reazione e tutti dalla stessa parte. In questo caso io mi sento veramente di non fare un fischio alla squadra, di non, diciamo, andare via prima della fine della partita, stare veramente vicino, perché in questo momento loro hanno bisogno di noi e noi dobbiamo stare vicini alla squadra. E poi alla fine vediamo se le scelte, esatto, però assolutamente dalla parte di tutto e di tutti, soprattutto di Chivu, che l'ho visto un po' in difficoltà, l'espulsione ne è, diciamo, la ciliegina sulla torta, esatto, perché è umano anche Chivu, ragazzi, è umano anche Chivu, è umano anche Chivu. È più umano di tutti gli altri. Sì, è più umano di tutti gli altri, o quantomeno come gli altri, perché poi quando ti toccano sul vivo vedi che la tua personalità, le tue reazioni vengono evidentemente esponenzialmente fuori, no? Va bene. Grazie a tutti, perdonate l'errore per quanto riguarda la chat live, non vi abbiamo risposto per il semplice fatto che questo è un contenuto video e doveva esserlo perlomeno, e infatti troverete il video, lo troverete pubblicato sui social e arriverà ovviamente anche sul canale YouTube. Rimanete connessi lasciando l'iscrizione, perché con Prince ritorneremo più volte, soprattutto non mollare, dai. Mai. Un grande abbraccio da Nezio e da... Ciao ragazzi, e da Prince. Ciao ragazzi. Ciao.